Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Toro. Andiamo a vedere nell'amore cosa ti sta per accadere. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo da una carta guida. Carta guida per il Toro, cosa ti sta per accadere in amore. Ci sono un po' di tensioni, vedo, col 5 di bastoni qua, ci sono tante persone qua. Allora, il 5 di bastoni mi parla di tensioni che ci possono essere nell'amore, nelle relazioni tra te e una persona, o tra le tue disarmonie interne che si rispecchiano con gli altri. Nella misura in cui non riconosciamo qualcosa all'interno, la vita ce la mostra all'esterno, no? Vi ricordate il mio podcast La guerra è sacra? Parentesi, ma tu hai sbagliato nemico. Ecco, mi richiama molto questa carta qui. Allora, ci sono tensioni con qualcuno, disaccordi nei modi di vedere la vita, nei modi di vedere le cose, nel modo di approcciarsi alla relazione. E questa carta a livello profondo mi dice che nella misura in cui ci sono questi disaccordi o passami il termine, ci si incazza per non vederla allo stesso modo, quella è un'immagine della tua anima che ti sta specchiando alcune cose, è un forgiare le tue armi spirituali. Allora, ci sono delle tensioni con qualcuno o nell'amore, o dei battibecchi o dei litigi ci possono essere, o modi differenti di vedere la vita che generano tensione. Bene, questa è la base di partenza. Vediamo come si sviluppa il tutto, cosa ti sta per accadere in amore. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, consapevolezza, bellezza e libertà. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, facciamo il taglio. Cosa ti sta per accadere in amore? 5 di spade, 5 di 5, 5, 5. Ragazze mie, ragazzi, siete pronti al grande salto? Cioè, 5 di bastoni, 5 di coppe, 5 di spade. Ci manca il 5 di denari e siamo... Allora, ragazze e ragazzi, abbiamo una tensione in corso, un salto evolutivo in corso. Qua mi dice che ci sono sensi di colpa, ci sono attriti, una sensazione di non sentirsi, una voglia di vincere sull'altro, perché il 5 di spade mi parla di una vittoria, no? Che viene ottenuta dall'altra persona, ma alla fine non vince nessuno, perché c'è orgoglio, c'è manipolazione, c'è... La vita ti sta mettendo davanti a un grande cambiamento, di acquisire una certa lezione spirituale importante per poter proseguire nel mondo in modo integra o integro. Allora, qua ci sono tensioni riguardanti qualche cosa. Qualche cosa. Vediamo un po' questo grande cambiamento dove porta. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 5 di spade, paggio di spade, regina di bastoni, la ruota della fortuna. Allora, mi stanno parlando di voci che si mettono in mezzo o di altre persone che si mettono in mezzo, circostanze che hanno a che fare con delle tensioni generate per incomprensioni, per mancanza di fiducia. La vita mette davanti a delle situazioni dove, te lo dico, questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, vanno a testare il tuo potere in te stessa o in te stesso. Va bene? Vediamo un po' di che cosa si tratta. Energia attuale, amore, toro. Infatti c'è un 10 di spade. Stiamo vivendo una trasformazione senza precedenti qua.
C'è la chiusura di un rapporto molto dolorosa che stai vivendo e quindi salgono a galla tutte quelle emozioni più ctonie, più sotterranee, che come vi insegno sempre vanno integrate, vanno accolte, non vanno respinte. Non ho ragione io, non hai ragione tu, non ha ragione nessuno a livello mentale e razionale. Ciò che accade ha sempre un fine, il fine di ogni cosa che accade è la libertà e l'amore vero. Quindi qua stiamo chiudendo una cosa molto difficile. Chiusura di una relazione, chiusura di un ciclo, c'è proprio una morte simbolica qua, una morte iniziatica. Vediamo al positivo cosa arriva. Wow! 4 di bastoni, vedo un incontro qua. Il 4 di bastoni è una gioia condivisa su una base solida conquistata. È un incontro con qualcuno. Vediamo il blocco quale può essere. Il 4 di coppe mi parla di insoddisfazione. Mi parla di non riuscire a vedere quello che il divino ti offre nelle forme in cui te lo offre, del possibile scarto di qualcuno o di una situazione, ma lo vediamo nel corso della lettura. Passato. Si è chiusa una relazione qua, gli amanti, re di bastoni. Abbiamo avuto una relazione appassionata, di fuoco. Abbiamo avuto un amore qui, che ti sta facendo molto male questa chiusura. Questo è, proprio lo vedi, no? Re di bastoni, gli amanti, c'è stato un grande amore qua. Forse è finita l'illusione di un grande amore. Cioè, ti è servito questo grande amore o questa cosa che è accaduta qui di bello per passare al livello successivo di consapevolezza. È successo qualcosa. Vediamo che a noi ci interessa qui cosa succede nell'amore per te prossimi giorni. Abbiamo il Papa, qua ci sei tu. Imperatore, accipicchia, l'asso di spade. Avrai un chiarimento con qualcuno. Allora, per alcuni di voi è un incontro che porta a un chiarimento molto serio, ristabilire basi importanti, ma soprattutto sei tu che ti riprendi l'autonomia emotiva mettendo ordine dentro e fuori di te, riconquistando il tuo potere personale, il tuo valore. Allora, i 555 che ti ho detto prima, il Papa è il numero 5, l'arcano maggiore è il numero 5. Chi è il Papa? È colui che ha integrato tutti i 5 degli arcani minori. Cioè tutti gli scombussolamenti dovuti all'evoluzione che un'anima si prepone di fare e diventa un maestro. Quindi io qua ti vedo maestra o maestro di te stesso, portando insegnamento al mondo e agli altri di ciò che hai acquisito. Nella misura in cui vedo un papa qui con l'imperatore qui, questa sei tu, o questo sei tu, che rimetti ordine. E qua vedo asso di spade, una comunicazione che taglia via, trancia via ogni dubbio e un nuovo inizio con qualcuno. Ora, che sia la stessa persona o una persona nuova, io qua vedo un incontro che porta a tranciare ogni dubbio e a stabilire un nuovo sentiero di consapevolezza e di costruzione. Alcuni di voi prendete posizione di rifiutare una persona o rifiutare una situazione emotiva, questo di base a tutti voi, che non è più congeniale alla vostra evoluzione. Andiamo a vedere i mini tarocchi cosa ci raccontano, le specifiche. Allora, energia attuale 10 di spade, amore, toro. Cioè ti vedo stabile, ti vedo autonoma, ti vedo fiera di te, capito? 10 di spade, re di bastoni. Qua ti vedo prendere le redini della tua vita e ritrovare il fuoco per agire, per avere una visione, per non lasciarti logorare più da situazioni deprimenti, insomma. Sì, anche la fine con una persona, Però per alcuni di voi, 4 di bastoni, al positivo cosa arriva in amore? Il matto, un nuovo inizio totale. C'è un nuovo inizio totale. Qua c'è qualcosa di nuovo. C'è qualcosa di nuovo che vedo un incontro nuovo che anima la tua vita. 4 di coppe al blocco. 5 di spade. Basta conflitti inutili.
Basta, ho ragione io, hai ragione tu. Ogni cosa che vi accade è una proiezione della vostra anima. Re di bastoni, diamanti. Regina di spade. C'è stato un grande amore che adesso ti... è un grande dolore qua, mi dicono. Ancora, due di spade. C'è stato un grande amore che ha dato un grande dolore. O più di uno, Mi stanno parlando anche a livello archetipico, che ti ha insegnato a riprendere, ad avere lezioni spirituali integrate per avere un amore ancora più appagante. Vediamo il Papa. Cosa accade nell'amore il Papa? 4 di coppe. Chiaramente tu scarti delle situazioni emozionali che non ti piacciono più. Ripartendo da zero. O c'è una persona nuova col matto, qua un incontro nuovo vedo. Però con la tua autorità spirituale ritrovata. Ok? O una persona o una situazione emozionale che non ti sta più bene. L'imperatore, 5 di bastoni, vedi 5 di bastoni, 5 di bastoni. Può darsi che questo conflitto, questa tensione ci sarà nei prossimi giorni. Qual è il senso? Che puoi confrontarti con una persona molto autoritaria, molto autorevole, autoritaria anche, con differenze di opinioni, differenze di idee, però poi la cosa si chiarisce, si riparte da zero con un incontro che porta a più leggerezza, proprio perché c'è quest'asso di spade che trancia ogni dubbio. Asso di spade, regina di bastoni, io vedo che sei tu che chiarisci, anche se sei uomo, sei tu che chiarisci e prendi in mano le redini di una situazione. E vai nel nuovo, mi dicono, vai nel nuovo. Vedi, qua c'è il cavaliere di coppe e c'è qualcuno che ti viene incontro. Cosa avviene dopo l'asso di spade? Il matto di nuovo. Chiaramente tu dici a qualcuno che non ne vuoi più sapere di quella persona e ti lanci in qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo è prima di tutto la tua ritrovata stabilità su più fronti, anche lavorativa, di casa, le tue cose. Per alcuni di voi è così e questo attirerà a te qualcuno di nuovo, o una situazione nuova che ti genera allegria, entusiasmo. Però chiaramente questa è l'assesa che mi parla di mettere una fine a situazioni emotive che non ti appagano, dicendolo anche alla persona coinvolta. Sì. Ancora sul positivo, 4 di bastoni, il matto, 4 di spade. Chiaramente tu metti una pausa a qualcuno, uno stop a qualcuno. Vedo anche un incontro che è funzionale a rimettere pace. Sei tu che prendi le decisioni qua, mi stanno dicendo, mi spiego? Puoi aver avuto anche a che fare con una persona molto autorevole, molto autoritaria, che ti ha messo da parte, una certa insoddisfazione. Ecco, tu gliele canti 4. Gliele canti 4 perché grazie a questa situazione tu riprendi potere in mano, grazie al dolore che hai vissuto, tu riprendi potere in mano. Fammi chiarire questo matto. Paggio di coppe, c'è una persona che ti chiede scusa, oppure una nuova persona verso cui ti apri. Guardate un po' dove vi risuona, vediamo un po' con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dice questo paggio di coppe. C'è la tua autorevolezza che acquisisci, il tuo magnetismo, c'è una persona che ti corteggia, che ti vede come un magnetico, ehm, ti porta a comprendere che quello che hai vissuto prima ti è servito per avere questa forza interiore, questa bellezza che ti senti addosso. Ok? Vediamo cosa ti dice questa persona. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Molto attratta da te, te l'ho detto, sei magnetica, magnetico, il tuo respiro. Cos'è il respiro? L'ossigeno, la vita, come vi ho insegnato nel video La danza del piacere, no? Rituale sciamanico. Cos'altro? Saremo felici o saremo tristi, che importa?
saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Questa persona vuole stare accanto a te o sì, perché comprende che anche nelle vicissitudini, quelle un po' più ctonie, sotterranee, le situazioni un po' più negative, questa persona impara con te, perché tu sei il Papa, anche se sei donna o uomo, tu sei il Papa, è la tua carta, no? Saremo l'uno accanto all'altra, questo deve essere, questo è l'essenziale, perché accanto a te mi sento che integro talmente tante cose e ci autopotenziamo, anche nella gioia e nel dolore, un po' questo è, no? Cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Questa persona può essere scappata o può scappare per paura che tu la lasci. Perché? Perché tante sono le cose, si ha paura sempre dell'amore, no? Quindi magari si allontana da te per paura che sia tu a lasciare o allontanarti. Quindi c'è anche una richiesta di scusa, oppure magari non detta in questi termini, la richiesta di scusa è un'apertura dolce, amorevole, che ha alla base questa consapevolezza. Oppure può essere una persona del tutto nuova, perché tu tranci una situazione emotiva che non è più funzionale al tuo percorso. Wow, molto intensa questa lettura. Vediamo cosa ci dicono queste altre. Un'ultima carta di queste. Qua c'è una gioia incommensurabile che arriva per te, armonia, felicità, di stare insieme, però non prima aver attraversato questa dinamica conflittuale, e ti invito a riguardare il podcast La guerra è sacra, proprio perché si giunge a un nuovo livello di consapevolezza più maturo di amore. Ecco perché da tutti questi 5 passiamo al 10 di coppe, che è l'unione, l'amore e la gioia suprema, capito? È funzionale questo che accade per arrivare a questo. Ok, vediamo cosa ti dicono queste. Romanticismo sul posto di lavoro, collegamento di una causa comune. Potrebbe essere una persona che lavora con te o una causa comune vi lega, non soltanto il lavoro, no? Una causa comune, un progetto, una missione vi lega. C'è romanticismo su questo, una missione vi lega, lavorate insieme o qualcosa in comune. Le campane nuziali stanno suonando e questa è la prospettiva per un grande amore. La prospettiva per un grande amore. Il pensiero dell'anima spirituale, un'evoluzione personale all'interno della tua relazione. Cosa ti ho detto prima? Che questa relazione o queste relazioni, quello che ti è accaduto o può succedere ancora in questi giorni, serve per farti slittare su un livello di consapevolezza diverso. Tutti quei 5 di cui ti ho parlato, il Papa come arcano maggiore è il numero 5, è l'acquisizione di tutti quei 5. La relazione che hai, quello che accade in questo momento, serve a farti integrare l'acquisizione spirituale del Papa, ad essere tu il maestro o la maestra. Capito? Quindi quello che accade è funzionale. Riguardatevi il podcast, ragazze mie, La guerra è sacra, proprio perché ha a che fare con questa lettura. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Amore tradito, e qua c'è un tradimento della fiducia, no? Come ti ho detto anche prima, con questi 5-5 chi vince, chi perde, in questo senso. Cos'altro? E c'è molta gelosia in questo rapporto, amore geloso, e poi Eros e Afrodite. Eros e Afrodite è proprio l'innesto di un erotismo molto forte tra te e questa persona. L'Eros, no? L'Eros è anche la guerra stessa, Eros, quell'energia della Kundalini. È necessario che ci sia una frattura per ricostruire su basi ancora più solide e appaganti, facendo fluire la Kundalini nei chakra non più ostruiti, aprendo il cuore, capito? Vediamo cos'altro dicono questi in chiusura.
Cioè tu non ti accontenti più, insomma, questo è il senso anche, no? L'osservatore. Questa è un'anima gemella. Verrà detta la verità senza maschere. Allora ci sarà una onestà netta, senza maschere, proprio perché questa persona è una persona molto affine al tuo cuore con l'anima gemella. Non ci saranno più maschere, non ci saranno più inganni, non ci sarà più tensione. Qua si tolgono le maschere. Cos'è la maschera? E gli Etruschi, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Di conseguenza noi indossiamo delle maschere inconsciamente, perché le maschere sono la nostra personalità, il nostro io, il nostro ego, proprio perché sono quelle che ci fanno accettare nella società, accettare in famiglia. Che cosa succede? Che è tutto relativo alla mente razionale questo. Quando si toglie la maschera significa togliersi condizionamenti, togliersi l'ego, togliersi e dire l'autenticità di quello che si è. Quindi, come ci hanno già anche ricordato gli oracoli, questa relazione ha grandissimo potenziale di sviluppo, ma senza prima però, ma passando prima da questo scossone per ridefinire se stessi a livello individuale, come ci diceva anche quest'altra carta, no? Quindi una stesa bellissima, epica direi. Io ragazze e miei ragazzi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!